Ciao amici del bosco, in questo video parliamo delle cucurbitacee, zucchine, cetrioli, meloni, cocomeri. Vediamo come coltivarle e come prenderci cura. Guarda che robina! Impariamo a riconoscere le piantine delle cucurbitacee perché si assomigliano tantissimo. Allora, vediamo qua, sono ancora un po' piccolini, ma questi sono i cetrioli. Hanno tutte queste foglie a cuore, queste sono le zucchine. Qui abbiamo i meloni e qua ci sono i cocomeri. Secondo me sono i più facili da distinguere. Hanno queste foglie che in piccolo, in questa fase, ricordano quelle del fico. Prima cosa, la preparazione della terra. Noi siamo partiti dalla nostra aiuola ormai stabile, che abbiamo tenuto coperta per un po' di tempo per arrivare ad avere un terreno abbastanza in tempera. L'abbiamo lavorata con la grillinetta, un po' raffinata, e poi abbiamo aggiunto un bel po' di compost, che è un modo per dare nutrienti senza creare scompensi, quindi è uno dei materiali migliori, degli ammendanti migliori che si possano scegliere. Per darvi un riferimento sulla quantità di compost che serve, da 1 a 3 litri al metro quadro. Anche con il compost è bene non esagerare, perché si va comunque a creare una variazione sul terreno e quindi potremmo rischiare di attrarre per esempio dei parassiti, perché diamo tanto nutrimento. Il nostro obiettivo è un giorno non dover più lavorare la terra e non nemmeno dover aggiungere compost, perché abbiamo sempre materie organiche in superficie in continua decomposizione. Ma per arrivare a questo dobbiamo attivare bene il nostro suolo, ci vuole anche tanta microbiologia, quindi i passaggi ancora non sono compiuti. Poi sapete, abbiamo tanti esperimenti in diverse parti del bosco di Ogygia. Prima di mettere le piantine però ricordiamoci di stendere l'impianto di irrigazione, così non facciamo danni successivamente. Un bel tubo di ala gocciolante e poi lo andiamo a fissare. Ora abbiamo due opzioni, diciamo degli appositi supporti che trovate in vendita, fatti apposta per tenere il tubo, ma se non ce li avete e volete anche qualcosa di più ecologico, ci sono varie possibilità. Per esempio, se avete delle canne di bambù, potete ricreare questa forma che è perfetta per tenere fermo il tubo. Anche oggi lavoriamo in due insieme a Cristiano, abbiamo già preparato la terra insieme la volta scorsa, adesso la terra ci sembra in buone condizioni e proseguiamo il lavoro. Le cucurbitacee in generale non sono le piante più semplici da coltivare, sono piuttosto esigenti su vari fronti, giusto Cri? Esattamente, infatti le possiamo annoverare tra i grandi consumatori, perché innanzitutto vogliono un terreno molto fertile e ben concimato e soprattutto hanno anche una elevata esigenza idrica. Quindi dovremmo controllare molto bene l'irrigazione, anche perché dovrà coprire tutto il periodo estivo. Capitolo piantine. La cosa migliore sarebbe farsele in proprio. Noi ci abbiamo provato, un po' di piantine le abbiamo fatte, ma eravamo un po' indietro perché quest'anno la stagione non ci ha favorito, quindi queste le abbiamo comprate in realtà. Quindi adesso abbiamo delle piantine abituate bene, perché nei vivai vengono un po' viziate le piante, e dobbiamo metterle nelle migliori condizioni per abituarsi alla nostra terra. Da cosa cominciamo? Io comincerei proprio da fargli un bel bagnetto. Quindi qui Francesca aveva prima preparato un ottimo macerato di salice, Salix alba, che contiene tutta una serie di molecole che aiutano moltissimo la pianta e la proteggono. Quindi io generalmente faccio questo lavoro. Come vedete sta uscendo aria, quindi il panetto si imbibirà d'acqua e sarà un'irrigazione che durerà per molti giorni e la piantina ne avrà molto giovamento. Con questo sistema, tra l'altro, avete veramente molto margine per quanto riguarda l'irrigazione, perché in questo modo una piantina messa a dimora e poi pacciamata non avrà bisogno di irrigazione per molti giorni. Per scegliere la posizione stiamo controllando anche l'uscita del gocciolamento dal tubo. Può succedere di acquistare le piantine e di averne più di una nello stesso vaso, perché sono stati messi più semi e non sono state diradate. Allora, se riuscite, in genere si può fare, se la pianta non è troppo vecchia, si possono dividere, ripiantare in altri vasetti, poi avere in questo caso 3 piantine. Abbiamo studiato il sesso di impianto, abbiamo deciso di lasciare circa 60 cm, ogni piantina ha a disposizione 2 fonti d'acqua, perché i 2 tubicini appunto andranno a servire le radici, che si potranno in questo modo espandere più omogeneamente nell'aiuola. L'apparato radicale delle cucurbitacee generalmente presenta un fittone centrale e poi delle diramazioni circolari. Quindi in questo modo la radice si espanderà dal centro dell'aiuola verso le periferie in maniera molto più omogenea, quindi usufruendo sia del
l'impianto di irrigazione in maniera omogenea, ma anche di tutta la fertilità riportata. Un'indicazione sulle distanze. Qui abbiamo forzato la situazione perché abbiamo fatto una scelta verso la quale mettiamo una grande intensità di piante. Stiamo a 60 cm. Generalmente le cucurbitacee vanno a 1 metro se parliamo di zucche, zucchine, meloni e cocomeri. Sui cetrioli potete anche restringere perché poi le impalcheremo con dei tutori e quindi cresceranno molto più verticalmente. Se scegliete un sesto più largo, naturalmente questo vi può facilitare introdurre la successiva coltivazione. Se invece preferite fare una coltivazione più intensiva come questa, ovviamente sarà più complesso inserire altre piante per la prossima coltivazione. Controllate sempre la radice della pianta, vedete? Questa è una delle condizioni migliori. La radice è appena arrivata nella parte basale del vasetto, quindi non è cresciuta eccessivamente nel vasetto. Ecco, si fa una leggerissima buca, un invito, anche perché il terreno è stato tutto lavorato. Dopodiché ponete la pianta e molto delicatamente con la terra più fina fino al colletto. Non vi preoccupate se il livello della terra è leggermente troppo alto, anche perché tenderà, come suol dirsi, a sedersi, quindi calerà fisiologicamente, quindi rincalzatele adeguatamente. E ora che ci sono queste belle piantine tenere nell'orto, io sono molto preoccupata e forse ve lo immaginate perché? Che ci sono sempre le mie amiche limacce che quando c'è roba buona si presentano. Allora stavolta proviamo un altro sistema preventivo contro le limacce, che è utilizzare la crusca. Questa è la crusca che si trova nei consorzi agrari per uso alimentare degli animali. La andiamo a mettere in abbondanza intorno alla piantina. Le limacce arrivano e si mettono a mangiare la crusca e non mangiano le piantine. Scommettiamo? Questa è anche una barriera fisica contro le lumache, perché devono appunto attraversare questo spessore che non è, diciamo, adatto al loro tipo di mobilità. Inoltre, indirettamente, con la crusca state anche apportando dei nutrienti al suolo, come le fibre, gli aminoacidi e altre sostanze che saranno cibo per tutta la vita che è presente nel nostro suolo. Oggi abbiamo erba fresca appena tagliata, anche una fonte di azoto tra l'altro, che utilizzeremo per fare ora, in questa fase, una leggerissima pacciamatura, anche perché dobbiamo stare molto attenti perché in questo primo momento le piante sono molto suscettibili alla predazione, soprattutto di limacce e chiocciole. Quindi prima di fare una pacciamatura importante che durerà per tutta l'estate, facciamo una prima pacciamatura leggera e in questo modo, con la protezione della crusca, sicuramente avremo maggiore probabilità che gli animali non attacchino le piantine. Successivamente, una volta che le piante avranno attecchito, possiamo fare la nostra normale pacciamatura più spessa, che proteggerà il suolo e limiterà poi anche l'evaporazione. A vederlo in questo momento sembra di fare il pratino all'inglese, guarda che bellino, però insomma dura poco. Tocco finale, andiamo a piantare ai margini delle nostre piante di zucche, zucchine, meloni e cocomeri anche dei girasoli. Vediamo un po', avremo un contorno fiorito. Come vedete stiamo mettendo dei tutori per i nostri cetrioli, perché loro tenderanno a arrampicarsi, le aiuteremo anche con delle legature e poi possiamo anche inserire delle sezioni orizzontali affinché tutti i getti del cetriolo crescano e soprattutto si sviluppino verticalmente. Le canne nell'orto hanno anche un'altra funzione, oltre a quella di sostenere le piante, possono ospitare degli insettini nelle loro cavità, per esempio le api selvatiche. Le cucurbitacee sono particolarmente suscettibili alle malattie fungine, come la peronospera, ma soprattutto nelle fasi iniziali, quando avete fatto i trapianti, un temibile problema è l'oidio, che però può essere sicuramente arrestato. Allora, quello che io consiglio è un'osservazione giornaliera e soprattutto fare dei micro trattamenti a base di zolfo, sia zolfo bagnabile sia zolfo in polvere. La differenza è la seguente: lo zolfo bagnabile ha un'azione molto più lenta, quindi se siete anche in ritardo o vi siete accorti in ritardo che avete l'oidio che si presenta molto spesso con una patina biancastra sulla foglia, utilizzate lo zolfo solido in polvere che dovrete andare a distribuire su tutta la pianta in microdosi. Ci sono proprio degli appositi mantici per insufflare leggermente, per spolverare leggermente di zolfo l'intera piantina. Oppure, se non avete problematiche particolari e quindi fate un trattamento di prevenzione, è anche utilizzabile lo zolfo bagnabile che potete dare con una classica pompa a spalla.
Abbiamo dato un sacco di consigli oggi, speriamo che siano stati utili. Dateci i vostri consigli perché sono sicura che ognuno ha i suoi rimedi contro i vari problemi che possono sorgere nell'orto per far crescere bene le piante. Buone cucurbitacee a tutti! Cristiano, grazie del grande aiuto, adesso vanno controllate di mano in mano, vediamo che succede. Ci vediamo al prossimo! Alla prossima! Ciao! Punto guardi il campo, tutto dipende, da che dipende, dalla prova della vacca tutto dipende.